Sono voluta venire al cantiere qui di Sanremo che si chiama Fermare perché mi hanno detto che mi fanno visitare una barca di quelle lì grandi, fighe, enormi, quelle lì che si vedono in rada, grandissime, che guardiamo tutti ammirati. Ecco, oggi me la faranno vedere, sono venuta a conoscere la proprietaria. Ecco, lei è Barbara, la proprietaria di Fermare. Mariana, benvenuta, è un piacere averti qua. Vogliamo farti vedere una delle nostre barche e spiegarti un po' il grande lavoro che stiamo facendo sulla sostenibilità, ma anche l'esportazione del Made in Italy. Non vedo l'ora. Io non ho mai visto le barche queste qui, belle, grandi, che tutti quanti sempre si sognano quando vanno a vedere i porti. La poppa si apre e c'è quello che possiamo chiamare garage con il tender, e poi forse magari c'è spazio anche per una moto d'acqua o chi lo sa, non lo so. E adesso saliamo a bordo di questo super mega yacht. Vi presento il comandante Federico. Molto piacere, buongiorno a tutti. Che ci porterà a visitare la barca. Prego. Ta-da! Questo si chiama salone? Ok, va bene, perché non so i termini. È grandissimo. Quanti metri quadrati sono? 30, una trentina sicuro. 30 metri quadrati di salone circa. Andiamo verso la cabina dell'armatore, prego. Ah, ma qui vedo una cosa, un bellissimo frigorifero per vini. Cantinetta, qui abbiamo altri frighi, ice maker, tutto quanto. Ok. E qui un bagnetto di servizio. Per gli ospiti, volante. E qui la cabina dell'armatura. Vediamo sulle tende. Tanta luce, tanti vetri. E luce fu. Eh sì, qui in raga è bellissimo perché tiri su tutto. Sì. Sei sul mare praticamente. Questo è un super mega televisore. Televisorone. Qua c'è il bagno. Il bagno che ha 2 entrate con la doccia in mezzo. Si può entrare da una parte Ah, o dall'altra. che doccia. Una super mega doccia. Bellissimo. Scrivania. Tranquillo. Quello è un armadio? Questo è un guardaroba, sì. Bello grande. Quasi cabina armadio. Quasi cabina armadio, poi c'è un altro armadio lì dall'entrata. Qui si va in cucina. Crew quarter, noi l'equipaggio mangia qui, c'è abbastanza spazio, una bella cucina comunque per lavorarci, bella comoda. Bella grande. Lavatrice. Quella sopra, l'asciugatrice. Quella sopra asciugatrice. Frigorifero. Frigo. Che fa anche il ghiaccio. Beh certo. Beh. Dobbiamo guardare queste cose. Microonde. Microonde, qui manca la macchina del caffè che aggiustare, questo è un lavapiatti. Lavapiatti. C'è tutto. Bollitore, questi è induzione. Forno grande, cucina tutta induzione. Adesso ormai il gas non lo usano più. Tutto. Okay. Anche qui c'è un televisore. Televisorino per l'equipaggio. Tavolo. Qui a sinistra, vedi, si sale, si va in timoneria interna. Che poltrona! Una super poltrona Star Trek. Sì, sembra veramente una poltrona di Star Trek. Ma mi ci posso mettere sopra? Certamente. Tieni, guarda. Tu mi riprendi. Aspetta che te la giro. Grazie. Vediamo la nostra. Questa praticamente si comanda tutto con questo joystick qui. Le manette ok ci sono, però questo joystick comanda tutti e 4 i motori. Più alta, ok. Vai.
col joystick cosa faccio? Manovri la barca, è l'IPS, esatto, che gira. Ha 4 motori con i piedi IPS che girano e tu li dai così chiaramente a destra, così a sinistra, avanti e indietro, poi puoi far traslare la barca tutta su un lato. Allora, con questo vado avanti e indietro. Avanti e indietro, c'è una manetta che fa perché due sono motori. due motori. 4. Ah, 4. 1, Cioè, 2, 3, 4. No, tutti e 4 in fila a poppa, più l'elica di prua, vabbè, che fa da elica di Certo. manovra. Qua Tutter, tutta elettronica, tutto comandato dall'elettronica, vedere. certo. Ecco. Questa è l'elica di prua. Ah, questa qui. E questa è la visuale. Beh, immagino poi che Comunque ci stai siano... sempre fuori alla fine, a meno infatti. che non sia brutto tempo, appunto. Ma ci sono anche postazioni Guarda, postazioni ti faccio vedere. differenti? Sì. Abbiamo 3 postazioni. Ok. Questa, diciamo, Qui che è c'è la anche- principale, che è quella interna. C'è anche tutta zona libreria e poi si sale. E si va Divanetti. cosiddetto Flying Bridge. Fly Bridge. Questa è l'altra postazione per terminare da fuori, più o meno riprende tutti gli strumenti che ci sono dentro. E qui però hai più Eh beh, sì. visibilità, vedi tutto molto meglio. Quindi sì, Giù abbiamo di visto. sotto ci sono le cabine degli ospiti Yes. e passando si vede anche qui il frigo dei vini. Così gli ospiti possono scegliere il vino andando in camera. Anche qui, come ti dicevo, noi l'armatrice ha scelto di fare questa cabina con i 2 letti singoli, poi ci ha messo un altro letto pullman qui che scende per i ragazzini, eccetera, eccetera. Sì. Se no, uno ci si può fare o la matrimoniale o tipo questa con i letti che si possono unire. Ah, qui si possono unire Questi anche? qua no, sono Ah, fissi, ok. però volendo si può fare tutte chiaramente con bagno e doccia. Una doccia enorme. Poi Ci sono un po' di cuscini, qua ci stiamo un po' lavorando, ma vediamo queste 2 cabine sono un po' più grandi. Bagno qua. ah, state facendo delle ristrutturazioni No, c'è qui. un'infiltrazione d'acqua Ah. che devo scoprire Ok. da dove viene, allora pian pianino mi sto smontando giù. Quindi ci sono due cabine matrimoniali. Praticamente 3. Ah, 3. Qua sotto sono 4. Doccia In grandissima. totale sono 5 cabine, 10 ospiti. 10 ospiti. Sì. Tanto. Televisore. E sono... Vedi, questa è uguale all'altra, però è stata fatta matrimoniale. Ah, ecco. Grandina? Quindi grandina. Questo qua è il pozzetto, Questo giusto? è perfetto. Si chiama anche qui pozzetto. Si chiama anche qua pozzetto. Ah. Sì, sì. Ma questa Altro barca, grande. quanto pesa? Pesa 80, più di 80 tonnellate, 82. E che motori ha? Volvo Penta, 4 motori. Me li fai vedere? La sala Yes, macchina? certo. Andiamo nella sala macchina. Ora scendere che è perfetto. Tum 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 tum. Qui in genere è il posto dove avvengono gli omicidi, sai, omicidio sull'Oriente Express. Andiamo a scoprire il cadavere. Vedi i 4 motori che ti dicevo, tutti e 4 in fila. Una. Alla Due, fine c'è il tre. suo piede. Là in fondo, tipo il piede del fuoribordo, diciamo che gira. Come su si se chiama stesso. questo metodo? IPS. IPS. È un metodo che ha studiato la Volvo Penta, adesso stanno facendo anche altri motori con questo sistema. Prima si usava soltanto sulle barche da lavoro, poi è stato collaudato, funziona e adesso lo stanno utilizzando tanto anche sulle barche da diporto.
Ma questo metodo qua il vantaggio più che altro è la manovrabilità. Tu avendo 4 motori praticamente indipendenti, tu col joystick che ti ho fatto vedere prima gli dai la direzione e l'elettronica passa il comando direttamente ai motori e ognuno dei 4 si posiziona in modo diverso a seconda della direzione che tu gli dai, e quindi una manovrabilità estrema. Quando si ha questo sistema c'è anche la possibilità di mettere quell'ancoraggio che non metti l'ancora ma dal satellite? Sì, il posizionamento satellitare, Dynamic Position System, si chiama un bottone che tu spingi, ti prende il segnale dal satellite e ti mantiene la barca in quella posizione lì. Quindi non si può utilizzare per stare in rada? I motori in moto, in più le eliche che continuamente girano, ingranano, sgranano per mantenere la barca. Io pensavo che fosse un metodo alternativo all'ancora. Detta così può sembrare, ma è comodo, soprattutto ti ripeto nell'entrata dei porti, quando chiami ti dice aspetta un attimino, o comunque in qualsiasi altra occasione che tu non devi stare lì in continuazione. Però assolutamente quando lo attivi nessuno deve fare il bagno e nessuno, perché hai continuamente i motori in moto, le eliche che girano, quindi è pericoloso. E io che già pensavo di metterlo sulla mia barca così non c'ho più la preoccupazione se l'ancora o no. E mi hai tolto, mi hai elevato questa speranza. Vabbè. Troppo comoda la volevi. Senti, ma qui sotto c'è lo stabilizzatore giroscopico. Ah, vediamo. Lo stabilizzatore giroscopico. In rada questo evita di fare rollare la barca. Ecco, lo voglio anch'io. Solo che affonda la mia barca se no, ci li metto fanno questo. anche piccolini. Ok. Questo chiaramente è dimensionato a seconda della grandezza della barca, è già grandino, ma le fanno anche piccolini, vero Roberto? Sì. Per barche a vela. Barche di 12 metri, barca piccola. Sì. Com'è una barca di 12 metri, una barca piccola, barca ragazzi? Barca motore Però insomma, due generatori, 1 e 2. Qui devi sempre avere la 220, perché motore non ti stacchi mai dalla corrente perché è tutto a 220. Tanta roba 220. Ragazzi, allora siamo giunti al momento di sapere, ma quanto costa sta barca? Allora, loro la fanno molto custom, nel senso ne fanno 1, 2 all'anno massimo, d'accordo? Quindi si dedicano moltissimo a quello che vuole il cliente, quindi diciamo che da listino costa 8 milioni e mezzo circa, e poi ognuno decide che cosa farci, metterci le varie robe, la jacuzzi oppure una roba diversa, non mi vengono in mente perché diciamo che non ho questa dimestichezza con questo genere di cose, via, ecco. Ambrogio! Comandi signora! Ambrogio, avrei voglia di qualcosa di... Ho fame, non ho fame. Com'era la pubblicità? Non me lo ricordo. Un cioccolatino! Cin cin! Grande Ambrogio! Grazie, gentilissima! Cin cin a tutti! Ciao! Buona onda!